Buongiorno a tutti, Io sono Aurora e io sono Emma. e ora vi introdurremo i Templari e la loro storia. Quello dei Templari fu uno dei primi e più noti ordini medievali cavalleristi, sottoposto al Papa e rispettoso dei voti di povertà, castità ed obbedienza. La nascita dell'ordine si colloca nella Terra Santa al tempo delle guerre tra forze cristiane e islamiche scoppiate dopo la prima crociata, indetta da Papa Urbano II al Concilio di Clermont nel 1096. La data della costituzione dell'ordine è sempre stata fissata convenzionalmente nel 1118, ma dagli atti del Concilio di Troyes 1129 si indica con precisione che ciò avvenne nel 1119. Un testo del 1468 appartenente alla famiglia Marelli riporta la versione italiana di una lettera firmata da Hugues de Pan e datata 1103, nella quale si sostiene che la prima intenzione di costituire la milizia sia stata formulata da Goffredo di Puglione, comandante della prima crociata nel 1099. Gli elementi di incertezza sono molteplici e gli studiosi non sono sempre concordi sull'interpretazione di questi documenti, anche il numero esatto dei primi cavalieri è oggetto di ipotesi non sempre concordi. Infatti, mentre un testo ufficiale parla di 6 cavalieri, la tradizione parla di 9, anche se questo numero avrebbe più un significato allegorico. Il vero fondatore dell'ordine fu però Hugues de Pan, feudatario della Champagne e parente di Bernardo di Chiaravalle, che ricevette in dono dal re di Gerusalemme una parte della spianata del Tempio di Salomone nei pressi del Palazzo Reale. A seguito di ciò venne coniato per questi cavalieri il nome di Templari, ovvero i Cavalieri del Tempio. Durante il Concilio di Troyes essi assunsero una regola di forma monastica sostanzialmente basata su alcuni elementi della regola benedettina e ottennero l'approvazione di Papa Onorio II. Tale regola sembra sia stata ispirata da Bernardo di Chiaravalle, il vero protagonista dell'ordine cistercense, un ordine di tipo monastico sorto all'interno della congregazione cluniacense dal desiderio di maggiore austerità di alcuni monaci, da quello di ritornare alla stretta osservanza delle regole di San Benedetto e al lavoro manuale. Egli inoltre scrisse, verso il 1135, l'elogio della nuova cavalleria, De laude nove militie ad milites templi, dedicato al fondatore Hugues de Pan. Il trattato esaltava la nascita dell'ordine, cui si richiedeva l'uso delle armi contro tutti i nemici della cristianità, contrariamente ai tradizionali ordini religiosi, i cui monaci possedevano esclusivamente le armi della preghiera. Definiva inoltre il malicidio, ossia uccidere il male nell'infedele, per giustificare gli omicidi commessi dai Templari. Secondo la testimonianza di una pergamena redatta a San Giovanni d'Acri nel 1125, i Templari avevano principalmente il compito di vigilare sulle strade di accesso ai luoghi santi e di combattere gli infedeli in qualità di monaci soldati rispettosi di regole di tipo etico-religioso, secondo le quali era possibile anche uccidere in modo legittimo. E svolgevano inoltre incarichi diplomatici e di rappresentanza del Patriarcato di Gerusalemme, ma il compito più importante era quello di accogliere e proteggere i pellegrini diretti a Roma o in Terra Santa. Il sigillo ufficiale, più noto e diffuso tra i cavalieri templari, era quello che li ritraeva in due in groppa sullo stesso cavallo. Questo emblema, che all'epoca delle accuse e delle persecuzioni mosse nei confronti dell'ordine venne interpretato come chiara allusione alla sodomia, in realtà voleva rappresentare lo spirito di fratellanza e di povertà che aveva contraddistinto l'ordine sin dalla sua fondazione. Simboleggiava inoltre la duplice natura sia dell'ordine, monastico e guerriero, sia dell'uomo, divino e umano. Un altro simbolo templare è la croce rossa in campo bianco, con alcune varianti, dalla croce greca alla cosiddetta croce patente, ovvero a bracci uguali che si allargano nella parte esterna. L'abbigliamento era rigidamente definito dalla regola dell'ordine. Caratteristica la sopravveste di colore bianco con la croce rossa all'altezza del petto, vicino al cuore. Questa era simbolo di purezza e fu ereditata dai cistercensi. Non si sa con precisione quando i Templari si insediarono in Italia, ma intorno al 1130 iniziò l'espansione dell'ordine nella nostra penisola, dove, con lo scopo di proteggere i pellegrini e i luoghi santi, costruirono precettorie e magioni lungo le vie più frequentate.
L'ordine suddivise il territorio italiano in due province templari: l'Italia o Lombardia, che era costituita dalle regioni centro-settentrionali e dalla Sardegna, e la Puglia, costituita dalle regioni meridionali e dalla Sicilia. Ogni provincia aveva un maestro, dal quale dipendevano i precettori delle varie case templari. Le precettorie erano delle vere e proprie fortezze, nelle quali il precettore, in alcuni casi, aveva il titolo di comandante e a lui erano sottoposti non solo i cavalieri e i sergenti templari, ma anche dei cavalieri ausiliari laici. L'importanza delle case italiane era legata a due fattori: la posizione geografica rispetto alle terre crociate e la presenza del Papa sul territorio nazionale. Ogni precettoria era amministrata in modo tale da essere autosufficiente. L'ordine, dopo la definitiva perdita degli stati latini in Terra Santa, si avviò al tramonto. Il suo scioglimento ebbe luogo in seguito a una serie di accuse infamanti esposte dal re di Francia Filippo IV il Bello, desideroso di azzerare i propri debiti e impossessarsi del patrimonio templare, riducendo nel contempo il potere della Chiesa. Così il re, venerdì 13 ottobre 1307, ordinò l'arresto dei Templari e la confisca dei loro beni in contemporanea contro tutte le sedi templari di Francia. I cavalieri, convocati con il pretesto di accertamenti fiscali, vennero arrestati. Le accuse che investirono il Tempio erano di eresia e idolatria. Nelle carceri del re gli arrestati furono torturati finché non iniziarono ad ammettere l'eresia. Il 22 novembre 1307 il Papa Clemente V, di fronte alle confessioni, con la bolla Pastoralis Preeminentiae, ordinò a sua volta l'arresto dei Templari in tutta la cristianità. L'ordine dei Templari venne soppresso, alcuni affermano sospeso, nel 1312, con la bolla Vox in Excelso di Papa Clemente V, la quale stabiliva che tutto il loro patrimonio passasse all'ordine di San Giovanni di Gerusalemme, detti anche Cavalieri di Malta. A seguito del persistere del mito dei Templari, a partire dal XVIII secolo nacquero gruppi neotemplari, ossia moderne associazioni laiche che si rifanno alla tradizione degli antichi cavalieri templari, ai valori cristiani e caritatevoli.